Benvenuti ragazzi in questa top 5 di challenge più bizzarre mai tentate nella storia di Resident Evil. Partiamo subito. Al quinto posto troviamo Puoi battere Resident Evil 4 Remake con il 100% di precisione? No granate, no coltello e no RPG, del nostro amico Zero. So che può non sembrare un'impresa degna di questa classifica, ma pensateci. Questa sfida è da manicomio, capace di provocare danni seri a tutte le cellule del vostro corpo. Sarebbe in grado di mandar fuori di testa anche il più calmo e saggio dei monaci buddisti tibetani. Tibetisti o buddha... No, scusate. Questo youtuber ha dichiarato di aver impiegato più di 24 ore di gioco, 40 file video per un totale di 420 GB di materiale. Tutto da riesaminare e da montare. RIP Video Editor. Il tutto per riuscire a superare questa incredibile sfida. Le regole sono semplici, si possono usare tutte le armi ad eccezione di quelle che vi ho elencato poco fa, ed ogni singolo colpo esploso deve andare a segno, per ottenere alla fine di ogni capitolo il 100% di precisione. Facile? Non direi. La cosa veramente ardua è mantenere i nervi saldi, avere sangue freddo e soprattutto una volontà di ferro, perché chiunque decida di cimentarsi in questa sfida sa già cosa lo aspetta. Infinite sessioni di gioco, caricamenti su caricamenti, sezioni in loop e bestemmie di fuoco. Next! Al quarto posto abbiamo Dante Ravioli con Resident Evil 5 Eggs Only. Avete capito bene, solo uova. Una sfida particolarmente bizzarra e ignorante al punto giusto. Non poteva non far parte di questa classifica. Le regole sono semplici, cheat attivi, uova infinite e comincia il divertimento. Perché per quanto possa essere presa seriamente, questa è un'impresa che vi strapperà più di un sorriso. Vi consiglio di provarci, ma soprattutto andate a vedere questo video se ve lo siete perso, altrimenti Dante Ravioli potrebbe lanciarvi delle uova addosso. Ma la domanda sorge spontanea: perché Capcom ha permesso alle uova di infliggere danno? E l'unica risposta che mi viene in mente è che gli sviluppatori si divertano a guardare i giocatori cimentarsi in avventure bizzarre come questa. Aggiungerei come giusto che sia, e quindi ottimo lavoro Capcom. Stiamo scalando la classifica, signore e signori, e l'atmosfera si fa sempre più hot. E in questo preciso momento vi chiedo quale potrebbe essere secondo voi la challenge che si è meritata il primo posto. Pensateci, avete ancora un attimo di tempo. Al terzo posto troviamo Mi obbligo a giocare a Resident Evil 6 del signor Kev Do It. Perché sì ragazzi, se siete veri fan della serie saprete benissimo che il semplice fatto di giocare a questo capitolo è una sfida di per sé. Ok, va bene, sto scherzando, sono un burlone. In realtà a me piace Resident Evil 6. Stacca! Il vero terzo posto di questa top 5 va a... rullo di tamburi... a me! Tidam. Ebbene sì ragazzi, approfitto per farmi un po' di pubblicità, meritata direi, perché insomma il video è mio, e la challenge in questione è completo Resident Evil 1 con una sola mano. Vi lascio qui sopra il link in descrizione. Interessante. Dillo, sono deficiente, lo so. Questa è stata una sopravvivenza estrema e una lotta continua contro i miei impulsi cerebrali. L'istinto di utilizzare entrambi le mani è stato vivo per l'intera durata della sfida, anche se devo ammettere che una volta abituato ai comandi non è stata poi così difficile. Ve lo concedo, perché la campagna di Jill in Resident Evil 1996 è una modalità stra-assistita, anzi easy come suggerisce il gioco, perché insomma non avete bisogno dei nastri per salvare, c'è Barry che fa da bodyguard in tutto il gioco, e insomma gli zombie non si spostano da una stanza all'altra, è tutto molto semplice, diciamola così. Senza contare il fatto che avete un'infinità di armi e di munizioni disponibili. Però concedetemi il terzo posto per la creatività e soprattutto per la riabilitazione che ho dovuto fare al mio braccio sinistro. Pensateci, 2 mesi ho dovuto impegnarmi per far tornare la circolazione. Al secondo posto troviamo Finisco Resident Evil 2 Remake e chiedo il rimborso, più la mod randomizer. In questo video di Who Trans... Oddio, non ho idea di come si legga. Sentiamo cosa dice il nostro fantastico traduttore.
UH trans. Proviamo a spezzarlo in due. A trans. Ok, è molto più simile a come l'ho pronunciato io, così. Però questo è quello che esclama Frank quando vede Tanya. Ehi, guarda! A trans. Comunque, sfida davvero emozionante, anche questa vi consiglio di andarla a vedere, perché è veramente avvincente. Non è una semplice speedrun, anzi, facciamo un passo indietro. Per chi non lo sapesse, Steam ha delle politiche di reso per i giochi acquistati sul negozio della piattaforma, e per poter richiedere il rimborso non bisogna superare le 2 ore di gioco. Quindi, tornando al nostro... A trans. aveva a disposizione solo 2 ore per finire il gioco. Di gran lunga molto più tempo di quello che serve a uno speedrunner, vi starete chiedendo. È vero, dato che i record si aggirano intorno ai 47 minuti, ed è qui però che entra in gioco la mod Randomizer. Questa mod sposta in modo casuale tutti gli oggetti di gioco. Di conseguenza è come una blind run, ovvero è come giocare per la prima volta, perché non sai dove devi andare, non sai dove sono gli oggetti, quindi non vi voglio spoilerare niente. Ci siamo finalmente. Al primo posto di questa classifica troviamo Resident Evil 2 senza camminare. Ok. Ho fatto qualcosa di simile in passato, una no running challenge, ma non è nemmeno lontanamente paragonabile a una tortura come questa, cioè senza camminare. Ragazzi, guardate. Cioè, facciamo un minuto di silenzio, per favore. Ma di cosa stiamo parlando? In sostanza non è permesso camminare. Può ruotare sul posto, ma non può né andare avanti né indietro. Converrete con me che il signor Punchy merita una medaglia e il primo posto di questa classifica, per la sua stabilità mentale e tempra dimostrata dinanzi a questa tortura fisica e psicologica. Io credo di poter affermare con certezza che qui siamo ben oltre le ore di gioco impiegate nella 100% accuracy di 0. E non so che altro dire, ragazzi, io sono rimasto senza parole. Ve l'aspettavate un primo posto del genere? Avete mai pensato di intraprendere la strada dell'autolesionismo come il signor Punchy? Fatemelo sapere nei commenti, e se conoscete altre challenge più strane o più pazze di queste, per favore scrivetemelo qui sotto, perché vi denuncio se non lo fate, ok? E direi che anche per oggi è tutto, ragazzi. Io vi dico già che contenuti come questo continueranno ad arrivare, e ovviamente torneranno anche le solite challenge. Quelle non mancano mai. Mi raccomando, ragazzi, giocate sempre a Resident Evil e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli! Worthy of the bloodline, Leon Kennedy. Leon, you're so cool. And with your sperm we're gonna rule. Leon, understand. Claire's gonna love you till the very end. Leon, 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 but my sister. Leon, 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 Leon.